Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con 3 mazzi, dunque 3 varianti. Prima variante, i tarocchi dei veggenti della luce, quindi team veggenti della luce. Seconda variante, tarocchi di Jane Austen, quindi team Jane Austen Tarot. Terza variante, Tinseltown Tarot, quindi team Tinseltown Tarot. Dunque, che cosa appunto chiederemo a questi arcani? Mi contatterà, cioè mi scriverà, quindi saranno 3 stese estremamente specifiche, quindi quello che vogliamo sapere è se una persona che non sentite da un po' di tempo per una chiusura o anche semplicemente per lo sfilacciamento di un rapporto, cerchiamo di capire se questa persona vi riscriverà e vi ricontatterà e cerchiamo anche di capire qualcosa in più su delle tempistiche. Tempistiche, ripeto, come sempre da prendersi ovviamente con le pinze, d'accordo? Quindi le tempistiche sui tarocchi sono tempistiche importanti che rappresentano però delle energie del tutto personali che vengono influenzate direttamente dal soggetto, d'accordo? Comunque un lasso di tempo sì, quello si può assolutamente rintracciare ed indicare. Quale metodo andrò ad utilizzare? È un metodo che non ho mai usato sul canale, che invece io uso molto spesso, già sperimentato e anche su me stessa, perché io sono sempre la prima cavia, ovviamente. È un metodo velocissimo ed estremamente efficace, che ovviamente usa soltanto gli arcani maggiori. Difatti, come vedete, di tutti e 3 i mazzi, appunto, ho estratto soltanto e andremo ad utilizzare soltanto gli arcani maggiori. Si mescolano per 7 volte gli arcani maggiori e successivamente si cerca la carta del giudizio. Una volta individuata la carta del giudizio, si sceglie la prima carta, quindi l'arcano che precede, che rappresenterà la situazione del presente, e la carta che segue immediatamente successiva appunto alla carta del giudizio, all'arcano del giudizio, che rappresenterà appunto il futuro, quindi il responso. In caso ovviamente la situazione del presente o il responso non siano particolarmente chiari, lasciano in dubbio, si possono estrarre 3 arcani minori. Solitamente io non estraggo mai i 3 arcani minori per specificare gli arcani maggiori, perché è assurdo, a mio avviso, aver bisogno di una specifica ulteriore nel momento in cui abbiamo un arcano maggiore come risposta. Chi mi segue da tempo lo sa, gli arcani maggiori sono già la risposta per eccellenza, quindi io solitamente non ho bisogno di estrarre i 3 arcani minori per, diciamo, spiegare meglio la situazione. Dunque, iniziamo la prima variante. Per team 1, quindi per chi ha scelto la prima variante e quindi i tarocchi dei veggenti della luce, e dunque appunto iniziamo a mescolare per 7 volte il mazzo dei soli arcani maggiori, ovviamente come sempre rifacendoci al principio di sincronicità. Mescolati per 7 volte, ora cerchiamo appunto la carta del giudizio
ecco la carta del giudizio. E dunque estraiamo le carte proprio in questa sequenza. La carta che precede il giudizio, e qui abbiamo la carta, come vedete, della giustizia, carta appunto del giudizio e carta subito successiva, appunto, la ruota. Dunque, come ovviamente ho spiegato a inizio video, la carta che precede il giudizio, in questo caso appunto la carta della giustizia, rappresenta la situazione iniziale. La carta invece successiva al giudizio rappresenta la risposta, cioè ovviamente la carta della ruota. Allora, innanzitutto qui il responso è assolutamente sì. Questa persona vi ricercherà, però andiamo ovviamente per ordine. Ossia, prima carta, la carta della giustizia. Ragazzi, questa persona in questo momento non vi sta cercando, non vi sta chiamando, non vi sta contattando, perché sta cercando di fare chiarezza nella sua vita. La carta della giustizia parla di chi ha bisogno, vedete, di equilibrio, ha bisogno di risistemare alcune faccende. In caso questa persona sia impegnata, sta cercando di sistemare al meglio il suo rapporto ufficiale, molto probabilmente cercando di capire come fare per potersi liberare da questo impegno. La giustizia parla infatti anche di chi si reca presso dei legali, ma questa persona potrebbe essere per esempio in questo momento impegnata in situazioni da un punto di vista legale, potrebbe avere beghe legali da dover risolvere che lo preoccupano e lo impegnano, potrebbe avere problematiche in ambito professionale ed economico-finanziario che hanno portato questa persona a doversi appunto rivolgere comunque a dei legali. Fatto sta che la giustizia parla del bisogno in questo momento di mettere un punto definitivo a questioni e faccende spinose. Quindi questa persona in questo momento non può pensare all'amore, non che non voglia per magari disinteresse, no, in questo momento ragazzi non può proprio pensarci, perché la giustizia, ahimè, si riferisce sempre a questioni piuttosto, diciamo, ecco, importanti e anche direi gravi. La giustizia è un arcano molto severo, che comunque riporta sempre a questioni di non facile soluzione. Quindi ragazzi, obiettivamente questa persona in questo momento non si sta divertendo a mille, ok? Non è ai Caraibi, ma è una persona che si sta occupando di faccende pesanti che lo hanno stressato tantissimo e che potrebbero rendergli in futuro la vita davvero impossibile. Quindi questa persona sta cercando di risolvere queste situazioni al meglio, ripeto, magari anche con l'aiuto di legali, proprio per evitare il peggio. D'accordo? In caso questa persona sia sposata, potrebbe proprio pensare, per esempio, ad una separazione, che però per lui, ovviamente, va fatta e va attuata con, diciamo, ecco, le giuste misure, quindi senza colpi di testa e ovviamente senza accelerare i tempi. Cioè, la giustizia, ragazzi, purtroppo è una carta molto lenta. Quindi è chiaro che ogni volta che viene estratta la giustizia, le tempistiche si allungano, anche quelle del futuro.
perché in questo momento questa persona sa che il flusso di energie che lo porteranno e la porteranno a ricontattarvi si allunga. Il flusso di energia diventa più lento, quindi anche le tempistiche, ripeto, più lunghe. La volontà c'è, certo, e ci sarà anche in futuro, ma queste questioni sono molto pesanti, soprattutto in caso questa persona sia impegnata, quindi abbia un'altra compagna o un altro compagno al suo fianco. Quindi prestare veramente attenzione comunque a faccende personali di cui questa persona potrebbe avervi parlato. Ecco, in questo momento si sta occupando di queste problematiche. In caso non ve ne abbia parlato, in realtà evidentemente vi ha mentito, perché ha delle problematiche importanti e che appesantiscono molto la sua coscienza. Perché la carta della giustizia parla anche di chi si deve fermare a pensare, a riflettere. La giustizia è un arcano molto severo che ovviamente richiede riflessione, richiede ponderazione, richiede lucidità, richiede razionalità. Quindi questa persona non vuole agire sbagliando, motivo per cui è così lenta, motivo per cui evidentemente questa persona tenderà anche a rallentare i tempi. Ragazzi, la giustizia potrebbe anche rappresentare chi ha problemi con la giustizia, mi auguro di no, però ovviamente siamo in tanti, comunque una persona che potrebbe avere appunto, ripeto, problemi di una certa natura, d'accordo? Quindi situazioni pesanti, o anche semplicemente questa persona potrebbe in questo momento essere in pausa di riflessione per rivedere, ripeto, come vuole la giustizia in maniera però molto severa, tutto ciò che ha combinato nella vita. Questa persona, ripeto, sta facendo il punto, sta tirando le somme di tutto quello che è stato il suo passato. La giustizia porta inevitabilmente a riprendere il passato, a rivederlo, rielaborarlo e ovviamente anche a pagare per ciò che si è in qualche modo compiuto. La giustizia, ripeto, è un arcano severo che ha come motto chi sbaglia paga. Quindi in caso questa persona abbia sbagliato, ecco che questa persona sta pagando o vuol pagare per errori che ha commesso, per momenti di indecisione, momenti di debolezza. Quindi questa è una persona ferma lucidamente ad occuparsi di situazioni gravose o che riguardano la sua vita pratica oppure la sua vita interiore, il suo trascorso emotivo. Non è un momento facile per questa persona. La carta successiva al giudizio però è una carta molto bella, ripeto, con questi tempi rallentati della giustizia, però abbiamo comunque la carta della ruota della fortuna. Allora ragazzi, la carta della ruota della fortuna è una carta diciamo molto particolare, perché, ecco, come ovviamente volevasi dimostrare, non identifica dei tempi tecnici, diciamo, piuttosto chiari. La ruota di fortuna rappresenta l'imprevisto per voi, la sorpresa, anche se vogliamo un po' scioccante, del ritorno di questa persona nel momento in cui proprio voi non ve lo aspetterete, cioè questa persona d'improvviso così d'amblè vi ritornerà, vi scriverà, vi contatterà. Ovviamente il suo contatto sarà per voi motivo di felicità, perché ragazzi è ovvio, la ruota di fortuna è una carta tendenzialmente positiva. Perché però ho sottolineato tendenzialmente? Perché la ruota di fortuna rappresenta comunque, ripeto, uno shock. Quindi quello che questa persona potrebbe dirvi o anche semplicemente il tornare da voi rappresenterà chiaramente per voi un momento di particolare tensione emotiva. Di conseguenza sarà per voi difficile mantenere, diciamo, ecco, una stabilità emotiva, un equilibrio emotivo
importante, perché la ruota di fortuna parla di emozioni veloci, ecco che il, diciamo, consultante potrebbe far fatica, diciamo, a gestire, a rielaborare. Quindi è chiaro, ragazzi, che la ruota di fortuna rappresenta sicuramente un momento molto importante, ovviamente per voi, quindi un cambiamento, però ovviamente così improvviso che chiaramente potrebbe, ecco, destabilizzarvi. È chiaro che quindi la ruota di fortuna si rifà ad un momento, anche per quanto riguarda le tempistiche, non definibile del tutto, perché dipende in maniera particolare dalla scelta momentanea, dall'istinto, dall'attimo contingente che ovviamente vivrà e sceglierà il soggetto della stesa. Quindi è tutto nelle sue mani. La ruota di fortuna è probabilmente proprio l'arcano maggiore che meno aiuta sulle tempistiche, perché può rappresentare un tempo estremamente breve, addirittura tra qualche giorno, sino a un tempo estremamente lungo, quindi sino addirittura ad una tempistica oltre 6, 7, anche 8 mesi. Proprio perché la ruota rappresenta appunto un'imprevedibilità, sì, diciamo positiva, che voi vivrete in maniera positiva, ma che includerà comunque da parte vostra, diciamo anche, ecco, uno scombussolamento emotivo non indifferente. Quindi la ruota di fortuna è una carta molto positiva che dà un sì pieno alla domanda come ovviamente risposta, quindi sì, questa persona vi cercherà, ma evidentemente lo farà con modalità, tempistiche, parole particolarmente forti che arriveranno evidentemente anche un po' a scioccarvi o comunque a mettervi in difficoltà. Cioè, in caso ad oggi, per esempio, questa persona vi possa cercare, sono certa che dal vostro punto di vista ci sarebbe la classica risposta: ma io so già cosa dirgli, so già come comportarmi, sono certa che mi comporterò in questo modo. Ecco, purtroppo la ruota dice no. Nel momento in cui questa persona vi ricercherà, diciamo che il cuore ricomincerà inaspettatamente a battervi. D'accordo? Quindi nonostante in questo momento voi possiate pensare di riuscire a mantenere un atteggiamento rigido, ferreo e severo, ahimè, la ruota riporta invece ad una situazione ben diversa. D'accordo? Quindi sicuramente una situazione che evolve in maniera molto positiva, ma forse troppo veloce e inaspettata, per cui diciamo ecco potreste in qualche modo risentirne. Però è chiaro che comunque è un responso positivo, quindi è una carta che non parla di discussioni, non parla di litigi, è una carta che parla comunque di riappacificazione, di un ritorno dopo un periodo di crisi, quindi di un momento roseo che si va ovviamente a ricreare tra voi e questa persona, però ripeto con delle difficoltà da un punto di vista ovviamente diciamo emotivo, perché potrebbe un po' appunto ecco rappresentare per voi un'emozione troppo grande che evidentemente non vi aspetterete di provare di fronte a questa persona e al ritorno di questa persona. Ecco, unico neo le tempistiche. Proprio la ruota della fortuna non fornisce dei dati certi, perché rappresenta appunto un momento X imprevedibile per voi, ma anche per l'altra persona, Cioè, lui o lei decideranno al momento di riscrivervi. Ad oggi non sono consapevoli di volerlo fare o comunque di poterlo fare. Ad oggi questa persona è impegnata con questa giustizia. In futuro, invece, questa persona deciderà, ma veramente all'istante, sul secondo proprio, di scrivervi. Ho voglia di sentirla e quindi lo farà.
Quindi è chiaro che poi il cuore ricomincia a battere, ragazzi, eh? Il vostro, sì, ma anche il suo, perché la ruota rappresenta un momento positivo non solo per voi, anche per lui, comunque anche per l'altra persona, d'accordo? Quindi, sicuramente una bellissima risposta con tempistiche a sorpresa, del tutto inaspettate. Quindi vi può cercare tra pochi giorni, poche settimane, addirittura invece tra diversi mesi. D'accordo? Ovviamente la risposta comunque è molto positiva. Come sempre questa stesa termina qui. Ovviamente, in caso vogliate delle specifiche maggiori, contattarmi all'indirizzo email che trovate in descrizione o a video per un consulto privato. In caso vogliate abbonarvi, basta cliccare appunto su abbonati per poter ascoltare e vedere video riservati soltanto agli abbonati. Come sempre, ovviamente, buon percorso karmico, buona ruota di fortuna e a presto! Rieccoci con la seconda variante, quindi Team Ginossin Tarot, e dunque appunto, come ho spiegato a inizio video, mescoliamo per 7 volte il mazzo dei soli arcani maggiori e cerchiamo la carta del giudizio, come sempre affidandoci al principio di sincronicità. Perfetto, cerchiamo dunque la carta del giudizio. Eccolo, immediatamente trovato, e dunque estraiamo queste 3 carte proprio in questa successione. Quindi il mondo, carta che precede il giudizio stesso e la carta del sole. Allora, che stesa meravigliosa, anche questa come la variante precedente, un sì assolutamente pieno. Questa persona sicuramente vi ricercherà perché appunto abbiamo la carta del sole. Naturalmente però dobbiamo cercare anche di capire qualcosa in più sulla carta del mondo, che rappresenta appunto la situazione iniziale, quindi il presente per questa persona, la motivazione per cui questa persona ad oggi non vi stia chiamando, non vi stia cercando. E qui abbiamo la carta appunto del sole, che rappresenta invece il responso finale, quindi se questa persona vi chiamerà e vi cercherà, e certo se questa persona vi ricontatterà. Come potete vedere appunto, come carta iniziale, qui abbiamo appunto il mondo. Allora, questa persona in questo momento sta vivendo una situazione, diciamo ecco, di grande cambiamento. Il mondo è l'ultimo arcano maggiore, quindi la chiusura di un ciclo per aprirsi ad un ciclo completamente nuovo. Qualcosa nella vita di questa persona sta cambiando, o lui vuol portare a cambiamento o lei vuol portare a cambiamento, ecco, questo ciclo karmico. Quindi la carta del mondo rappresenta appunto un enorme cambiamento nei vari settori. Quindi può essere un cambiamento nel lavoro, in ambito professionale, può essere un cambiamento familiare. In caso questa persona, per esempio, viva coi genitori, potrebbe voler vivere da solo, quindi si può parlare anche di un trasloco, di un trasferimento, di un cambio di residenza. Oppure questa carta potrebbe essere inerente a faccende di tipo economico-finanziario, appunto molto importanti, che questa persona sta cercando di portare finalmente a soluzione o risoluzione.
In caso sia una persona impegnata, la carta del mondo può riferirsi ovviamente anche ad una separazione, un allontanamento o un divorzio. Comunque questa persona ha tutte le intenzioni di cambiare completamente vita. Il mondo rappresenta proprio, ripeto, un ciclo che si chiude. Quindi per questa persona in questo momento la priorità è chiudere un ciclo negativo per poter dar vita ad un ciclo completamente nuovo appunto della sua vita e della sua esistenza. Questa è una persona che ha tutta l'intenzione veramente di ricominciare a vivere, di, vedete, ricominciare a gioire, di ricominciare a provare i piaceri anche dell'amore. La carta del mondo rappresenta anche la volontà di giungere a voi, con anche una certa velocità, perché sia il mondo che la carta del sole non sono carte proprio velocissime, ma nemmeno carte estremamente lente. Rappresentano comunque delle tempistiche di tipo mediano, ecco, che necessitano però per questa persona, per appunto poter completare questo cambiamento, questa transizione. Quindi questa persona è stanca del suo passato, è stanca delle sue abitudini, è stanca delle persone che sino ad ora l'hanno circondata, è stanca delle sue amicizie, è stanca magari del proprio lavoro, è stanca di vivere in quella città, in quella casa, con quella persona o con quelle persone. Questa persona è stanca un po' di tutto, diciamo, e quindi obiettivamente sta veramente portando a chiusura molte relazioni e molti rapporti che ha avuto sino ad ora in essere. È chiaro che ovviamente in caso tra voi ci sia stata una storia appunto clandestina, ecco che questa è un'ottima notizia ovviamente per voi. La carta del mondo, ragazzi, non è mai negativa, quindi non ha mai risvolti pesanti, ok? Quindi si sta parlando semplicemente di un ritardo fisiologico nel volervi ricercare. Evidentemente vi siete conosciuti e incontrati nel momento sbagliato, cioè in un momento di transizione per questa persona, in un momento di grande cambiamento, ok? Però non ci sono grosse problematiche. Nella variante precedente invece le problematiche erano abbastanza importanti. In questo caso è un ritardo, ripeto, fisiologico, cioè questa persona ha intenzione assolutamente di ovviamente ricontattarvi, quindi non dovete temere, non ci sono ovviamente rivali, non è una carta che parla di chi ha altre frequentazioni, non è la carta degli amanti, non è la carta del diavolo, qui stiamo parlando comunque di una persona che vuole chiudere un ciclo per aprirne uno completamente nuovo, vuol cambiare pelle. Una sorta di muta, no? La muta del serpente, cioè questa persona vuole proprio vivere una vita completamente diversa, quindi cambiamenti in vari settori, professionale ovviamente, settore economico-finanziario, familiare, logistico, cioè questa è una persona che evidentemente in questo momento ha dovuto per causa di forza maggiore ovviamente rallentare il rapporto con voi, ma non ha intenzione di chiudere, d'accordo? Non ci ha mai proprio pensato questa persona, è soltanto, diciamo, ecco, un momento un po' caotico di confusione, ma nulla di più, ecco, un momento caotico che può aver portato ad un rallentamento. Evidentemente questa persona ci tiene a questo cambiamento, caspita, carta del mondo, ragazzi, è l'ultimo arcano maggiore, quindi è l'ultimo, diciamo, momento, l'ultimo step del percorso del bagatto, quindi questa persona è arrivata ad una svolta nella sua vita, proprio al classico giro di boa, ok? Però non ci sono grossi problemi, La carta del sole, che dà appunto la risposta alla stesa, rappresenta appunto, abbiamo detto, un sì pieno, quindi questa persona assolutamente vi scriverà, vi contatterà. Tra l'altro la carta del sole può anche parlarci di un incontro, cioè della volontà da parte di questa persona di vedervi o di rivedervi. Quindi lo sblocco potrebbe derivare magari non soltanto, ecco, da un suo contatto, ma anche proprio da un incontro. Non casuale, però, quindi un incontro che lui cercherà ovviamente di portare a compimento, ok? Magari anche con qualche furbizia o con l'aiuto evidentemente di altre persone.
È ovviamente una carta che parla di riappacificazione, è una carta che parla di armonia, è una carta che parla di luminosità, è una carta che parla di attrazione, vedete, evidente, fisica tra due persone. È una carta che parla ovviamente anche della fine di tutti i problemi, di tutti gli ostacoli che hanno appunto caratterizzato il vostro rapporto. È una carta che parla di vittoria anche su eventuali nemici e rivali, quindi è una carta che parla di grandi soddisfazioni. È una carta che parla di energia, ripeto, energia erotica, ma anche spirituale, quindi ritroverete il feeling che evidentemente avevate perso. È una carta che parla anche di sincerità, quindi questa persona effettivamente vi parlerà senza troppe scuse, d'accordo? Quindi potrebbe proprio raccontarvi che cosa l'ha portata appunto a rallentare il ritorno e il contatto. È una carta che parla quindi di anche, ripeto, un incontro molto passionale, di forti emozioni e dunque una carta che ci fa ben sperare sulla ripresa del vostro rapporto, perché la carta del sole non parla soltanto di un ricontatto e di un incontro, ma è una carta che parla anche di due anime che si ritrovano. Quindi potreste effettivamente in questo caso riprendere proprio la vostra relazione ove l'avevate appunto interrotta. D'accordo? Quindi qui assolutamente c'è una grande positività, un'energia molto bella, molto positiva, ovviamente in arrivo. Le tempistiche del sole, ripeto, non sono velocissime, come ad esempio il bagatto e il matto, ma sono comunque, diciamo, di tipo mediano, quindi grosso modo la situazione potrebbe appunto sbloccarsi entro un certo lasso di tempo, compreso tra un paio di settimane e 2-3 mesi al massimo. In particolar modo, ovviamente, con la carta del sole, periodo ovviamente prediletto è l'estate e in particolar modo il periodo legato al segno del leone, quindi ovviamente il mese di agosto o su per giù. Quindi questa stesa ovviamente termina qui e termina qui con un responso veramente molto bello e molto positivo. Come sempre, ovviamente, ragazzi, questa è una stesa interattiva. Per, diciamo, una lettura specifica, contattarmi all'indirizzo email che trovate in descrizione o a video per un consulto privato. In caso vogliate abbonarvi, basta cliccare appunto su abbonati e dunque poter ascoltare e vedere stese riservate soltanto agli abbonati. Come sempre, ovviamente, per quanto concerne voi, forza, coraggio e determinazione. Buon incontro, buon eros, buona passione, buona riappacificazione, buon percorso karmico e a presto! Rieccoci con appunto la nostra terza variante, quindi Team Tinseltown Tarot. Dunque, come appunto spiegato a inizio video, mescoleremo per 7 volte appunto il mazzo dei Tinseltown Tarot e cercheremo ovviamente la carta del giudizio, facendoci come sempre guidare dal principio di sincronicità. Ora appunto cerchiamo la carta del giudizio. Perfetto, dunque come potete vedere appunto qui abbiamo la carta che precede appunto il giudizio nella ruota di fortuna e la carta subito successiva nella carta del diavolo. Dunque appunto andremo ad estrarre proprio queste 3 carte come appunto ho spiegato ad inizio video.
Allora, molto diversa dalle due precedenti, questa stesa, questa variante, perché hai scelto questa variante. Allora, la prima carta, quindi la carta che precede il giudizio, rappresenta appunto la ruota di fortuna, ossia come questa persona sta vivendo questo momento, come si sente, come vive questo momento di allontanamento, cosa tiene questa persona lontana da voi. La carta successiva al giudizio rappresenta il responso. Quindi evidentemente anche le tempistiche di un eventuale ricontatto oppure eventuali blocchi o particolarità. Iniziamo dalla ruota di fortuna. In questo momento, ragazzi, questa persona si sente totalmente incapace di avere i mezzi utili, adatti, concreti per potervi appunto cercare. O l'ha combinata grossa questa persona, o dà per scontato il vostro rifiuto, oppure comunque questa persona è tremendamente, interiormente immatura e nel caos. La ruota di fortuna parla di chi si affida troppo e sempre al destino perché non ritiene, ripeto, di avere i mezzi giusti per poter ottenere qualcosa, quindi ha un'autostima devastata sotto i piedi ed è una persona che nonostante si affidi al destino non si fida però del destino, quindi ha una visione del tutto pessimistica, ma non solo della faccenda con voi, anche proprio in generale della vita. Quindi questa è una persona che tende a non muoversi, a rimanere proprio ferma lì dov'è e a non risolvere mai le questioni, non prende mai iniziativa o tende a non farlo, soprattutto nelle questioni d'amore, tende a fare un caos, una confusione pazzesche ovviamente, ma perché questa persona non ha spina dorsale, non ha spina dorsale. Questa è una persona bloccata da 1000 paure, 1000 indecisioni, è una persona che, ripeto, spera che arrivi la manna dal cielo, che qualcuno qualcosa lo o la aiuti. Questa è una persona che tende a non volersi muovere. È la classica persona che ovviamente lancia il sasso e tira indietro la mano, quindi potrebbe avervi fatto pensare di voler iniziare chissà cosa con voi o portare avanti chissà cosa ovviamente con voi per poi ritrarsi. È una persona veramente subissata da 1000 paure, indecisioni, incertezze. È confusa questa persona, ma non lo è per delle situazioni contingenti della vita come nelle due varianti precedenti. Questa persona è così proprio a livello strutturale, cioè questa è una persona fatta così, è una persona caotica, è una persona che nei sentimenti, in amore non ci sa fare, questa è una persona che porta confusione anche, certo, ahimè, a chi ovviamente lo o la frequenta. È una persona che potrebbe scioccare chi ha al proprio fianco, perché potrebbe avere dei cambiamenti di rotta improvvisi. Cioè in un giorno questa persona potrebbe mostrarvi interessamento, desiderio, addirittura anche sentimenti e il giorno dopo scappare. Cioè è una persona veramente estremamente imprevedibile che ha comportamenti e atteggiamenti imprevedibili, a volte anche incoscienti e soprattutto scioccanti. Quindi questa persona potrebbe veramente spiazzare letteralmente chi ha al proprio fianco. Ripeto, è una persona che porta caos, quindi come tipico della ruota, momenti di molta ovviamente positività, momenti di vicinanza, desiderio, di progetti, per poi ovviamente invertire la rotta, no? Quindi il momento in cui la ruota ovviamente gira in down, quindi up and down, momenti positivi, momenti immediatamente subito successivi negativi, ma senza una reale spiegazione logica. Cioè anche volendo andare a cercare, no, una spiegazione sulla motivazione per cui questa persona possa essersi allontanata o in questo momento possa non scrivervi, non ci sono spiegazioni contingenti, sta tutto nella sua testa. È questa persona che è abituata a vivere le situazioni in maniera così confusa.
Quindi è una persona, ripeto, troppo immatura, è una persona, secondo me, anche poco rispettosa, ragazzi, perché su via, tu puoi avere tutto il caos che vuoi, però dall'altra parte hai sempre una persona a cui hai dato evidentemente aspettative, ok? Hai promesso anche qualcosa, che ha investito qualcosa, cioè un minimo di rispetto, voglio dire, se non altro un minimo di spiegazione, magari anche falsa, fasulla, ma dalla. Ecco, questa persona invece non lo fa, non la dà, cioè non dà nessuna spiegazione, è una persona che pretende invece egoisticamente di essere capita, compresa e si sente soprattutto in diritto di poter fare ciò che vuole, perché lui è lo sfortunato, poverino, capitano tutte a lui. Ripeto, confida nella sorte, ma ce l'ha anche a morte con la sorte, perché si ritiene questa persona terribilmente sfortunata. Quindi questa persona per ora non si muove per queste ragioni, che poi non sono neanche, ragazzi, a ben vedere delle ragioni, cioè sono delle lucubrazioni mentali sue. Quindi in realtà questa persona nel momento presente conta di muoversi? No, in questo momento no. Ecco perché, ripeto, una variante molto diversa rispetto alla prima e alla seconda, eh. Cioè chi ha scelto questa variante, insomma, ha incontrato un bel soggettino, eh. Cioè, una persona particolarmente difficile, ecco, da viversi, d'accordo? Non sa neanche lui cosa vuole, oggi sta sul melo, domani sta sul pero. Quindi in questo momento è in down, quindi tende a non voler nemmeno pensare di potervi magari ovviamente scrivere o ricontattare. Poi vedremo invece che la situazione, anzi lo vediamo subito, che la situazione invece evolve anche qui in maniera altrettanto straordinaria e in maniera molto pratica, perché parliamo del diavolo, quindi qui tocchiamo la sfera veramente erotica e passionale, però ecco la situazione verrà poi da lui, proprio capovolta, ma in maniera, ripeto, altrettanto inaspettata, cioè qui andiamo invece direttamente sull'up e non più appunto sul down e quindi questa persona d'improvviso vi ricercherà. Difatti, appunto, analizziamo l'ultima carta, in questo caso il diavolo, che dà il responso. Questa persona, ragazzi, ha una dipendenza da voi. Questa persona non riesce proprio fisicamente a star senza di voi. Il diavolo, ragazzi, parla anche di un attaccamento, se vogliamo, un po', ecco, morboso. Non parlerei necessariamente di un attaccamento tossico, però morboso, ok? Quindi di una forte passione, di un'energia vitale, ecco, vitale, ok? Quindi proprio zone anatomiche basse, ok? Ci siamo capiti. Che spingeranno appunto questa persona, quindi la materialità spingerà questa persona a appunto cercare un vostro contatto. Come lo farà però? Come il diavolo, quindi in maniera nascosta, in maniera oscura, in maniera non pulita, cioè in caso questa persona sia impegnata di nascosto ovviamente rispetto alla compagna ufficiale, con l'intenzionalità di tradirla. In caso voi siate impegnate, questa persona se ne fregherà altamente del vostro compagno ufficiale e cercherà in tutti i modi di ricontattarvi. Occhio che la carta del diavolo è la carta anche del rischio, quindi rappresenta un rischio molto forte che si va a compiere. Anche il matto è legato al rischio, però è un rischio più diciamo ecco lontano, prevedibile. No, il diavolo no, quindi il diavolo è un rischio vero e proprio, quindi in caso siate voi impegnate, mi raccomando, prestate attenzione perché questo ad un certo punto non ne potrà più e vi cercherà, quindi farà di tutto, anche ripeto, mettendo a rischio la vostra serenità, quindi senza scrupoli, perché voi rappresentate per questa persona una tentazione a cui non sa dir di no e a cui non vuol dir di no. Quindi agirà seguendo i suoi impulsi senza scrupoli. D'accordo? Quindi tutti i movimenti che questa persona andrà a fare e li farà saranno votati e portati alla sessualità. Questa persona si lancerà d'improvviso a capofitto nel volervi ricercare senza valutare i pro e i contro.
Il diavolo rappresenta situazioni proibite e pericolose. Potrebbe utilizzare, mezzi non proprio leciti per ottenervi, per arrivare a voi. Potrebbe volervi vedere con una scusa, per esempio per parlare di amici in comune, raccontarvi qualcosa in riferimento ai propri familiari. Questa persona potrebbe, in caso sia un vostro, per esempio, collega, cercare di coinvolgervi in un nuovo progetto di lavoro. In caso siate amici, potrebbe fingere un momento di riflessione insieme. Questa è una persona che farà di tutto per raggiungervi. Potrebbe spiarvi anche sui social con account falsi, sì, cercando però ovviamente poi di contattarvi in maniera diretta per avere un incontro, perché la carta del diavolo non rappresenta, situazioni che vanno troppo per le lunghe, non menerà il camperlaio questa persona, vuole l'incontro e vorrà sessualità. Perché voi per questa persona siete una tentazione incredibile. Questo incontro ci potrebbe essere? Assolutamente sì, perché il diavolo parla di un incontro, vedete, molto ravvicinato, in cui questa persona farà di tutto per potervi ovviamente sedurre. Quindi ci potrebbe essere sesso? Assolutamente sì. Ovviamente piacerà molto ad entrambi, potrebbe, ripeto, essere una situazione da viversi di nascosto o comunque una situazione votata principalmente e unicamente alla sessualità. Per quanto riguarda le tempistiche, direi che la carta del diavolo è assolutamente una carta positiva perché comunque rappresenta situazioni veloci. Il diavolo parla di tempistiche grosso modo che coprono un lasso di tempo di 2-3 mesi al massimo, quindi non è una carta lenta. Ovviamente 3 mesi comprensivi anche di questo incontro che, ripeto, sarà estremamente pepato. D'accordo? Questa persona farà di tutto, cioè d'improvviso questa persona impazzisce, quindi mette da parte le sue paure e agisce d'impulso. È chiaro ragazzi però che tra la ruota di fortuna e il diavolo, qui abbiamo 2 arcani maggiori potenti che non ci parlano di una persona equilibrata. Quindi questa persona dopo il diavolo potrebbe sparire di nuovo? Purtroppo sì, perché questa persona non riesce a fare a meno di voi. Ma perché non riesce a fare a meno di voi? Perché è attratta da voi in maniera morbosa, quasi ossessiva. Questa persona vi desidera, vi vuole. È il diavolo che conduce questa persona a voi, ok? Quindi è il desiderio di sessualità. È l'erotismo alle stelle. Questa persona non si è mai sentita attratta da una persona quanto con voi e nei vostri confronti, nei vostri riguardi. Questa persona dà anche però per scontato che anche voi ricambiate, sicuramente questa attrazione. Ma, ripeto, è capace di agire in qualsiasi modo, anche con le peggiori scorrettezze. Questa persona vi vuole troppo, perché qui c'è tanta passione, ci sono tante energie vitali, ma c'è tanta materialità. Quindi questa è proprio la classica persona che obiettivamente vi desidera al massimo. Qui non parliamo di sentimenti, parliamo sì di emozioni ma blande. Quello che guida questa persona sono gli impulsi, ad oggi di fermarsi, domani di ricominciare a contattarvi. È chiaro che il diavolo però non parla della ripresa di un rapporto come invece nelle varianti precedenti. Quindi in questo caso la situazione potrebbe perdurare come una sorta di amicizia con benefits, diciamo così, o comunque con un rapporto legato molto più solo da erotismo piuttosto che da feeling mentale. D'accordo? Quindi un rapporto bello, direi, bellissimo da un punto di vista sessuale ed erotico. Ovviamente qui però ci sono delle carenze importanti da un punto di vista invece emotivo, sentimentale e soprattutto per quanto concerne ovviamente l'equilibrio di questa persona. Ragazzi, questa persona è impulso, è unicamente impulso, però sicuramente entro i prossimi 2-3 mesi al massimo
ecco che la situazione tra di voi si sbloccherà. Dunque, in caso ovviamente ragazzi voi vogliate una specifica in più, chiaramente questo è un interattivo, d'accordo? Quindi è necessario contattarmi per un consulto privato all'indirizzo email che trovate ovviamente a video e in descrizione. In caso vogliate abbonarvi basta cliccare su abbonati e potrete dunque ascoltare e vedere video riservati soltanto appunto agli abbonati al costo di poco più veramente di un caffè al mese. Ovviamente come sempre mi raccomando ragazzi, dal vostro punto di vista cercate invece di mantenere ovviamente equilibrio, forza, coraggio, determinazione. Ragazzi, buona passione direi qua, buon incontro, buon Eros che qui sarà veramente alle stelle. Ovviamente come sempre buon percorso karmico e a presto!